Se anche tu come me hai le formiche nell'orto che ti stanno rovinando parte delle coltivazioni, beh, non puoi perdere assolutamente questo video, perché ti mostrerò un potente repellente naturale a costo zero e soprattutto molto efficace, che ti permetterà non solo di prevenire ma soprattutto di risolvere questo fastidioso problema. Tra l'altro maxi concorso settimanale, grazie allo sponsor di oggi metteremo in palio 3 sacchi di humus di lombrico vermine, quindi dopo ti dirò anche come fare per vincere. Mi sembra di aver detto tutto, possiamo cominciare, dai! Allora ragazzi, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per chi non mi conoscesse ancora, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e su questo canale parlo di orto, parlo di piante che hanno effetti benefici sulla nostra salute o, come in questo caso, parlo di rimedi naturali. Beh, le formiche, ragazzi, sono un grande problema nell'orto, visto che non possiamo combatterle con prodotti chimici che sono sì molto efficaci, ma che in questo caso potrebbero seriamente nuocere alla nostra salute. Solitamente il problema delle formiche nell'orto, anzi delle formiche sulle piante dell'orto, è legato alla presenza di afidi, questi animaletti con cui le formiche instaurano una relazione simbiotica. Infatti gli afidi si nutrono della linfa presente sulle piante, producendo una sostanza zuccherina chiamata melata, mentre le formiche sono proprio attratte da questa melata e quindi proteggono gli afidi dai predatori, come ad esempio le coccinelle, ma non solo, perché li trasportano su nuove piante, favorendo così l'infestazione. Solitamente per combattere le formiche quello che consiglio sempre è di intervenire prima sugli afidi: olio di neem, sapone molle potassico. Adesso non mi soffermerò molto su questo aspetto perché già ci ho realizzato una puntata, anzi ve la lascio qui, ma togliendo gli afidi anche le formiche spariranno. Ma stavolta per me era veramente diverso, perché sulle mie bellissime piante di melanzana, ma soprattutto sui frutti, non c'era assolutamente la presenza di afidi. Quindi che cosa ho fatto per risolvere questo problema? Beh, ho utilizzato questi 3 ingredienti che tra l'altro tutti abbiamo in casa, ossia dell'aglio, della cipolla e del pepe nero. Già dal primo trattamento ho visto una netta differenza e quindi vediamo innanzitutto come agiscono e poi andiamo a vedere come preparare questa soluzione. Dai! Intanto sia l'aglio che la cipolla contengono dei composti solforati come ad esempio l'allicina, che è presente nell'aglio. Questi composti si attivano quando andiamo a tagliare finemente o andiamo a schiacciarli, rilasciando così quel forte odore caratteristico che ha proprio delle proprietà repellenti per molti insetti e in particolare per le formiche. Quindi queste, trovando questo odore sgradevole, tendono ad evitare le aree trattate con esso. Poi abbiamo il pepe, ma specialmente il pepe nero, che contiene invece la piperina, il composto che anche in questo caso gli conferisce quel sapore piccante. Beh, questa sostanza irrita particolarmente gli insetti, incluse le formiche, spingendole così ad evitare le aree trattate. Quindi, ricapitolando, l'azione combinata di questi 3 ingredienti risulta estremamente valida e sicura per allontanare le formiche. Ma a questo punto andiamo a vedere come si prepara il composto e soprattutto come andrebbe utilizzato. Seguimi! Beh, per prima cosa prendiamo 3-4 spicchi d'aglio e una bella cipolla. Questa è la dose consigliata per ogni litro d'acqua. Dopo averli tagliati con un coltello, come sto facendo io, li ho frullati perché così, diciamo, si velocizza il rilascio del principio attivo. Li facciamo riposare per circa 10 minuti. In questo modo daremo la possibilità all'enzima allinasi di convertire l'allina in allicina, che è il principio attivo che ci interessa a noi. A questo punto mettiamo tutto in un contenitore con 1 litro di acqua tiepida. Mi raccomando, aggiungiamo poi l'ultimo ingrediente, ossia il pepe nero. Lasciamo riposare il nostro composto per circa 30 minuti, lo filtriamo con l'aiuto di un colino ed il gioco è fatto. Avremo preparato il nostro potente insetticida naturale. Facile, no? Allora, prima di vedere come andarlo ad utilizzare e soprattutto ogni quanto tempo, è arrivato anche il momento del nostro tanto atteso concorso settimanale.
Allora, come anticipato nella intro, questa settimana i sacchi in palio di humus saranno 3, grazie al nostro sponsor di oggi, ossia Flexispot, questa azienda leader nella produzione di scrivanie dinamiche. Ma cos'è una scrivania dinamica e soprattutto a cosa serve? Beh, una scrivania dinamica rappresenta un'evoluzione nel modo di lavorare, offrendo una serie di vantaggi per chi trascorre molte ore al PC. I motori integrati nella struttura della scrivania consentono di alzare e abbassare il piano di lavoro con estrema facilità e soprattutto in maniera super silenziosa. Quindi questo ci permette di regolare l'altezza della scrivania adattandola alle diverse attività o alle nostre preferenze personali. L'altezza può essere regolata manualmente. Ci sono anche 4 memorie, quindi possiamo impostare la posizione in base a, diciamo, alla nostra esigenza, quindi veramente facilissimo. Tra l'altro questa è un'ottima soluzione per chi ha necessità di mantenere una postura corretta e vuole soprattutto prevenire problemi di salute legati alla sedentarietà. Pensate che solo io per montare un video sul canale, quindi per renderlo fruibile, impiego almeno 3-4 ore, quindi per me sarebbe veramente un problema. In questo modo posso alternare invece momenti in cui lavoro da seduto a momenti in cui lavoro all'impiedi, rendendo tutto veramente più semplice. Come sempre in descrizione troverete tutti i riferimenti nel caso in cui voleste approfondire o voleste acquistarla. Io quello che posso dire è che la sto utilizzando da diverse settimane e già non riuscirei a tornare alla mia vecchia scrivania statica, quindi veramente una figata. Allora, tornando al concorso invece della settimana, 3 sacchi in palio, i primi 2 se li porterà a casa colui o colei che indovinerà il primo numero estratto sulla ruota nazionale, mentre il terzo sacco lo porterà a casa chi indovinerà il secondo numero estratto, ovviamente sempre sulla ruota nazionale. La data di estrazione è quella che state vedendo qui in basso e io, come al solito, as usual, vi ricordo che per giocare, ma soprattutto per fruire di contenuti come quello che state vedendo, dovete essere iscritti al canale. Tra l'altro è gratuito, mi darete un contributo, quindi mi raccomando, se ancora non sei iscritto, mi raccomando fallo, perché c'è veramente tante persone che guardano i miei video e poi se ne vanno così, non lasciano un like, non si iscrivono, quindi non va bene. Allora, torniamo al nostro preparato, andiamo a capire invece come deve essere utilizzato. Partirei dalla frequenza, intanto vi consiglio di spruzzarlo ogni 3-4 giorni direttamente sulle piante, in particolare sulla zona colpita dalle formiche. Il trattamento deve essere fatto possibilmente nel tardo pomeriggio, così da avere il tempo di agire nel corso della notte, dove le temperature ma soprattutto l'assenza del sole impediranno al composto di evaporare velocemente. Il trattamento dovrà ovviamente essere ripetuto almeno per un paio di settimane per garantire la sua efficacia e quindi scoraggiare in maniera definitiva queste formiche che ci danno tanto fastidio. D'altronde è un trattamento naturale, quindi è normale che ci voglia un pochino più di tempo per agire. Tra l'altro in caso di pioggia, ma la vedo un po' difficile perché è un'estate piuttosto asciutta, e il consiglio è quello di ridare il trattamento visto che le piogge vanno a dilavare i principi attivi. Allora ragazzi, per oggi la puntata finisce qui, spero che vi sia stata utile, anzi per favore fatemelo sapere mettendo un like, ma soprattutto fatemi sapere nei commenti se anche voi quest'anno state riscontrando problemi particolari con le formiche, così condividiamo i nostri problemi. Allora, io non mi dilungo ulteriormente, grazie per essere stati con me fino alla fine, niente, noi come al solito ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!